rimettete una che ha dentro dei buchi. Stiamo mangiando, Tirare sulle castagne selvatiche è una delle attività più belle che ci sono, perché te lo fai bello tranquillo la mattina in giro col cagnolino, spettacolo. Un po' di pazienza, mani unte, però vabbè, punte, no, punte. Ci sono già punti in tutte le sassi. Castagne oggi facciamo le calde arroste dentro la friggiaria, così consumo meno corrente, facciamo prima e vengono benissimo. Nel mio canale YouTube trovate già diversi video, anzi 2 video, dove faccio vedere dei trucchi per fare le castagne calde arroste in casa dentro il forno. Questa volta lo facciamo nella friggiaria, però durante il video vi do lo stesso tutti i trucchi che avevo già detto negli altri video per far venire bene delle castagne, non solo queste qua selvatiche comprate ma anche le altre. Per prima cosa, importantissimo il taglio. Se voi volete che la castagna vi si apri quando cuoce, gli dovete fare un taglio che gli permetta di aprirsi. Se gli fate un taglietto lungo 1 centimetro non si aprirà mai, quindi bisogna fare il taglio dalla parte tonda, non dalla parte dritta, dalla parte tonda, che vada da una parte all'altra, come un bel sorriso grande, vedete? Che va da una parte a quell'altra, così quando si scalderà, cuocerà, questo trucco si apre. Se glielo fate piccolo che si apre, non si apre niente. Quelle che hanno tutte e 2 le parti piatte, come questa, gli fate un taglio comunque sempre da una parte all'altra, prendendo sempre più di mezza castagna, così si aprirà anche lei. Non dovete avere per forza un coltello scientifico come questo qui, la roncoletta, bellissima, questa che era di mio nonno. Va bene anche un coltello con i dentini, attenzione a non farvi male ovviamente, e che vanno benissimo anche loro. Ecco, si fa un po' fatica in mezzo, ma vanno bene. Mettiamo le nostre castagne tagliate dentro la friggiaria. Quando succede che ne trovate qualcuna che ha dentro dei buchini sospetti come questo qua, oppure ce li hanno sotto, è inutile che le tagliate e le mettete dentro, vuol dire che hanno dentro un ospite, quindi ributtatele in natura dove le avete trovate, o dentro l'umido. Altra cosa importante, molto importante, queste sono castagne fresche, le ho tirate su mezz'ora fa, insieme a Zampa nel bosco, sono freschissime, tra l'altro sono anche le prime di stagione, un po' piccoline ma va bene lo stesso, anzi sono più dolci. Quando le comprate per esempio, oppure le tirate su e poi le lasciate in giro 1 settimana prima di cucinare, si seccano le castagne, su come i fagioli, si fanno una bucciatura, si seccano, e quindi dovete metterle a bagno, dovete inciderle così, no? Fate prima di cucinare, poi le lasciate mezz'ora a bagno in maniera che si umidifichino bene, così si staccherà la pelle, altrimenti non gliela tirate via neanche a martellate. Tempi di cottura. Nel bosco non c'è lo scoiattolo a calibrare le castagne come quelle comprate, ne portate a casa grandi, ne portate a casa più piccole. Ecco, magari quelle più grandi le buttate dentro prima e dopo 10 minuti buttate dentro quelle altre più piccole, così vengono cotte tutte insieme, altrimenti dopo ne trovate magari dentro qualcuna che è cruda o qualcuna che è troppo secca. Così, se poi volete cucinarle tutte va bene lo stesso, al massimo le scartate dopo, quelle che non vanno bene. Non riempite troppo il cestello delle castagne, perché se no dopo non cuociono, perché i fornetti ad aria, sti cosi qua, fanno l'aria da sopra, praticamente è un phon gigante, fanno l'aria da sopra calda che va verso il basso, no? E soffiano. E dopo ve le cuoce solo, insomma deve avere dentro un po' di spazio per poterle muovere. Altrimenti dopo ve le cuoce solo sopra e quelle sotto restano crude, quindi non fatelo troppo pieno. Tempi di cottura, come vi dicevo prima, 200 gradi, 200-210 per 30 minuti, se sono piccole medie, se sono grandi ci vuole anche 40 minuti. Durante la cottura ricordatevi 2-3 volte di aprire, gli date una mossa e rimettete dentro. Guardate, sono passati 5-6 minuti, stanno già aprendo, vedete l'importanza del taglio. Guardate, questo è un esempio caratteristico, l'importanza del taglio da una parte all'altra. Dentro. Sono passati 30 minuti, a suonata, lo girate 3 volte, girate, sbattucchiate un po' e sono cotte, sono perfette, sono aperte, che belle, sotto sono ancora più belle, guarda come si sono aperte bene. Allora adesso io le copro 5 minuti con la stessa carta che avevo in giro prima, così la condensa le tiene un attimino umide e si sbucceranno più facilmente. 5 minuti, non di più.
Va che belle, ma se non ve le faccio vedere qualcuno mi ha detto. Eccoci qua. Allora, scottano ancora, eh. Guardate come si sbucciano bene, eh. Devo dire che sono rimasto stupito, è la prima volta anch'io che le faccio con il forno, con la friggiaria qua. E devo dire che, porca bella, sono venute belle asciuttine, si puliscono, che è una meraviglia. In 2 minuti ne ho pulite subito tutte. E assaggio. Croccanti. Vengono un pochino più secche rispetto al forno tradizionale, forse perché magari dovevo fargli fare anche 5 minuti in meno, si vede che sparano, quindi magari invece di 30 minuti fate 25, perché le ho fatte un pochino più cotte. Buone, ma era quella castagnata, questa è morbidissima. Buone. Come sono, Beatrice? Sono buone? Ho la bocca piena. Meglio, così stai zitta. No, mangiane un'altra. Spaghetti, oh!